Buongiorno ragazzi! Ciao, buongiorno a tutti e ben ritrovati in un'altra giornata freddolina, vero? Molto fredda, stanotte siamo scesi sotto zero abbondantemente, almeno 3-4 gradi se non di più. Ci aveva fatto un po' sperare perché nei giorni scorsi c'era sempre sole e c'è stato un rialzo delle temperature, mentre non so, stanotte da ieri sera sono scesi a picco, probabilmente i venti freddi dalla Russia. Stamani c'è un vento veramente tagliente, quindi abbiamo ripreso tutto l'armamentario pesante e dopo aver dormito qui nelle campagne intorno a questa città, che adesso vi spieghiamo, circondati da mucche, capre, cani e questi bei cucciolini di questa cucciolata. Cucciolini fantastici, li avrei presi tutti. Siamo stati lì perché non volevamo appunto dormire nella confusione, perché questa è una città abbastanza grande e importante, punto strategico di passaggio dell'antichità. Ha subito, come molte città in questo territorio, notevoli dominazioni, fra le quali anche quella romana, ma diciamo al volto turistico è conosciuta per un importante uomo politico della storia, che ha fatto la storia, esatto, soprattutto della Russia, che ha fatto la storia e che è nato proprio qui. Infatti questa piazza dove ci troviamo adesso, con alle spalle quello che vedete è il palazzo del municipio, prende proprio il nome da costui, di questo personaggio. Siamo nella città di Gori e questa è la piazza di Stalin, la Stalin Square, perché questa è appunto la sua città natale. Dopo le varie dominazioni di cui vi accennavo prima, durante il XX secolo Gori divenne parte dell'Unione Sovietica, una delle più importanti repubbliche socialiste sovietiche georgiane. La città di Gori ha ovviamente un forte legame storico con Stalin, personaggio che è stato, almeno in queste zone, tra i più controversi del XX secolo, perché a detta di molti lui fu un eroe durante la seconda guerra mondiale, un eroe nazionale. Altri durante il suo regime lo ritengono responsabile di atti tremendi, violenti, atrocità verso il genere umano, tanto che la sua statua, che era presente qui anticamente, fu smantellata e rimossa. Poi però in un successivo momento è stata restaurata e rimessa al suo posto. La città di Gori tende a non identificarsi completamente con Stalin, o meglio, sono state fatte delle azioni per promuovere il turismo e ci sono altre attrattive turistiche, come ad esempio la bellissima fortezza sulla collina e altri tipi di offerte culturali e storiche per i visitatori che volessero venire qua. Per attraversare la piazza ci sono i sottopassaggi che nascondono anche delle pittoresche art gallery. Qui siamo nel sottopassaggio della piazza dove ci sono tutti questi murales. E qui ragazzi scopriamo questa parete coperta da queste bellissime piastrelle tipiche con queste raffigurazioni georgiane. E ora stiamo passeggiando nel parco di Stalin, che è un triangolo alla fine del quale troviamo anche il museo di Stalin. Ma un freddo sto Stalin c'aveva, mamma mia, un freddo. È un vento che punge proprio oggi, veramente. Abbiamo vissuto temperature più basse, ma oggi c'è questo vento che è insostenibile. Pensate quando arriva il vento dall'est, quello ghiaccio. Pensate che noi siamo già a est, quindi a noi ci arriva il vento del super est. Cioè lo prendiamo prima, praticamente ve lo filtriamo. Che freddo ragazzi. C'ho anche il giubbotto termico acceso con tutto quanto, ma sto perdendo le dita.
All'interno del parco troviamo questo piccolo edificio, questa casetta in mattoni rossi, e non potevano essere altrimenti, che altro non è che la casa natale dove visse Stalin. Come vedete è ben conservata e protetta da questa tettoia. Lì si vede anche il simbolo della Unione Sovietica con la falce e il martello. Non si può entrare, è chiusa, però dalla finestra senza tende si intravedono delle foto appese ai muri. Sembra la famiglia di Stalin, almeno ci immaginiamo che sia così. Dietro il vetro, ma non si può andare oltre. Qui abbiamo anche il piano sotterraneo e come vedete si può girare tutto intorno. Qui c'è una targa che ricorda appunto questi cenni storici. Vedete, è proprio una casetta di mattoni che è stata ben conservata e protetta da questo edificio, da questa tettoia. E questo che vedete è il vagone blindato di Stalin, il suo vagone personale con cui viaggiava nel 1945. E siamo giunti davanti alla cattedrale della Vergine di Gori. Ora vi portiamo al suo interno. E questo carciofone alle nostre spalle è il Palazzo di Giustizia. Ha una forma un po' particolare. Molto particolare, che poi cozza con tutto il resto. L'hanno voluto così. Ora attraversiamo un altro mercato alimentare, come li chiamano qui in Georgia, i famosi bazar turchi, ma qui li chiamano mercati alimentari e si trova veramente di tutto. Visto il freddo che fa oggi, una bella zuppetta calda di pollo. Sì, ci stava, Ci stava perché fa freddo, ragazzi, fa freddo. Mangiamo e poi ci sposteremo. Dopo la zuppetta riscaldatrice per pranzo ci siamo rimessi in viaggio, ma per poco, perché abbiamo fatto una 15-20 km per vedere un'altra località. Ora dobbiamo capire come arrivarci, perché la strada non è proprio diretta. Soprattutto dobbiamo sempre capire se c'è un parcheggio adatto a noi, però la zona, l'area sembra essere interessante. Come vedete il paesaggio è cambiato notevolmente. Stiamo arrivando in questa zona che la chiamano la Cappadocia della Georgia, perché ricorda molto con queste rocce particolari, anche il colore, l'erosione, grotte scavate, ricorda molto appunto la Cappadocia. Allora abbiamo parcheggiato, Charlie qui nel parcheggio
abbiamo chiesto al parcheggiatore se potevamo stare una notte, ci ha fatto cenno di sì e ci ha fatto il 50% di sconto, quindi ci fa pagare solamente una giornata anziché 2. È stato molto gentile, quindi 5 gel che sono praticamente 1,70 €. Qui c'è l'ingresso per il sito che però andremo a visitare domattina perché ormai la giornata sta per finire e poi oggi è freddissimo, quindi abbiamo deciso di dormire qui e domani con calma di visitare tutto il sito. Quindi stasera la passiamo qui in questo bel parcheggio, ha detto che è molto tranquillo e sicuro, faremo qualche lavoro al computer, le nostre solite faccende del van e domani ci facciamo una bella passeggiata. Eccoci di nuovo dentro Charlie, ora ci mettiamo subito al lavoro, ma prima c'è da fare una cosa importante che ancora non abbiamo fatto, ovvero, ve la ricordate? Sapete di cosa stiamo parlando? Questo è il mio regalo che mi ha fatto Fede ed è accompagnato a questo quadro. Non abbiamo ancora inserito la puntina della Georgia. Come vedete, la Turchia è già stata messa. La Georgia ancora non l'avevamo inserita e quindi È giunto il momento. è arrivato il momento. Andiamo a mettere la puntina della Georgia. Avvocato, sentito? E quindi un altro stato conquistato dal mitico Charlie. Grande, bellissimo. È il 14° di Charlie? 14° paese che visitiamo con Charlie. Che orzo, ragazzi. Molla sto freddo. Buongiorno, eccoci qua. Buongiorno, saltellanti perché Fa freddo. fa freddino e ancora non ne possiamo più. Pensavamo di essere usciti dal tunnel, invece anche stanotte meno 4, non si sa, non è dato sapersi. Non lo so, non lo vogliamo sapere, comunque è freddo e anche oggi. Ecco, è arrivato un amico. È arrivata la guida. Ciao, stiamo parlando ai nostri amici. Ehi. Questo salta giù. Tutto sommato siamo in un bellissimo posto. Siamo nella Cappadocia georgiana. Esatto, non siamo tornati in Turchia. No. Appunto questa zona la chiamano la Cappadocia georgiana perché queste formazioni rocciose, questo tufo, questi scavi ricordano tantissimo anche il colore della roccia, come vi accennavo ieri. E questo è un posto particolare, un sito particolare molto visitato, non ve lo potete far scappare. C'ha un nome impronunciabilissimo, lo leggiamo sui biglietti. Qui abbiamo i biglietti. Uplistike. Uplistiche. Uplistike. Sì, qualcosa Insomma, del genere. Avete capito. E quindi adesso saliamo, sicuramente il panorama da lassù, se non ci ghiaccia il vento, riusciremo a vederlo meglio e ve lo faremo vedere anche a voi. E poi c'è una sorpresa. C'è una sorpresa perché noi abbiamo fatto il tour completo di una chicca. Nel biglietto sono comprese le guide. La guida che parla georgiano e anche quella che parla inglese. Il sito di Uplistike viene chiamato anche Fortezza del Signore e di fatto è una città scavata nella roccia, pare essere una delle più antiche di tutto il Caucaso. Esistono prove che risalgono al III millennio a.C. Le prime grotte furono scavate nella roccia nel X secolo a.C. Ebbero un'importanza storica come centro religioso e culturale, oltre che politico e commerciale di tutto appunto il regno georgiano dell'epoca. Durante il dominio degli Elleni si suddivideva in 3 parti principali questa cittadella. Aveva un muro difensivo con un fossato, molti passaggi, gallerie, era dotata di fognature ed in cima alla sommità, diciamo, del promontorio si trova la chiesa di Uplistike, Uplistuli, chiesa tipica dell'architettura cristiana georgiana costruita nella seconda metà del X secolo. Purtroppo nei secoli XIII e XIV ci furono diverse incursioni dei mongoli che segnarono il declino di questa cittadella. Cittadella che ora andiamo a scoprire, anche perché poi c'è la famosa sorpresa che ci aspetta. Noi siamo contenti. Percorriamo questa strada, meno male c'è un tiepido solicino, per non dire gelido, perché l'aria è veramente frizzante. Tiepido e fargli un complimento. Sì, insomma. lì abbiamo anche il fiume che scorre, è veramente una posizione importante e da qui possiamo salire sopra.
Iniziamo subito bene, con una bella scala. Costruivano sempre questi posti nei luoghi meno accessibili, Certo. perché era un po' sia per la difesa che Controllavano per tutto essere il più territorio. protetti, sì. E va a scapito nostro che dobbiamo sempre faticare. Vai, si fa ginnastica, trekking mattutino. È un modo per scaldarsi anche questo. Sì. Qui c'è anche un tunnel da percorrere. Sembra di entrare nella pancia della balena. Quest'altro non è che la fortificazione di tutta la città. Vedete le montagne con questa conformazione che infatti richiama un po' la Cappadocia. C'è un vento ghiaccio, ragazzi, che non potete capire. Questo è il panorama su tutto il fiume che scorre qui sotto. Allora, qui c'è l'antica città chiamata la Inner City, che è ben protetta dalle intemperie. In realtà c'è rimasto ben poco. Senti bene qua dentro, qui non tira il vento, si sta più protetti. Senti bene qua sotto. Wow! Grande! Qua sotto zero vento, io rimango qui. Non fa nemmeno freddo, eh? Ma infatti il problema è il vento. Non è molto agevole muoversi per queste rocce, bisogna andare molto di intuito e di arrampicata. Qui hanno fatto addirittura una struttura di legno a sostegno. Possiamo inoltrarci all'interno di queste stanze. Qui ce n'è un'altra. Sembra quasi di essere dentro una miniera con questi supporti di legno. Guarda quanti anfratti, quante buchette, quante scavi. Queste sono le antiche mensole di una volta, scavate nella roccia. Ikea una volta non c'era, sai? Che la gioia dei mariti. Guardate il soffitto qui come è stato inciso a regola d'arte. Qui abbiamo un'altra stanza. Veramente una bellissima opera ingegneristica del tempo. Hanno messo anche queste colonne in cemento armato a sorreggere la montagna finché non crollasse tutto. Da qua sopra dominiamo tutta la valle, tutto questo bel panorama e vediamo benissimo tutto il fiume Cura che scorre qui sotto. C'è tutto un sentiero numerato, quindi noi seguiamo i numerini, in questo modo non ci perdiamo nulla. E poi abbiamo la nostra guida che ci accompagna. Qui entriamo dentro questa loggia, come la chiamano? Qui abbiamo un armadio a un muro. Qui si sta bene, Dove non picchia il vento. C'è da dire che questo sito è enorme e abbiamo tantissimi edifici, tantissime grotte da esplorare. Guardate questa.
come vedete qui ci sono delle cantine, perché qui è sempre stata terra di produzione vinicola. In tutti questi fori che vediamo nella pavimentazione venivano inserite queste sorte di anfore di terracotta dove veniva conservato il vino. La sapevano lunga questi georgiani, Qui abbiamo i resti di questa basilica a tre navate, quello che rimane. Purtroppo qui il tempo ha lasciato ben poco. Ovviamente qui dentro dovevano accendere anche dei bei fuochi, perché si vede da tutto il soffitto annerito. Non so se l'avete notato, ma siamo soli, non c'è nessuno. Sono arrivate ora un paio di persone, ma il sito è veramente vuoto. Sì. Forse con questo vento e freddo. Il vento e il freddo. Insomma, non è che invita proprio i popoli e i turisti a salire qua su quando sanno che il vento sarà più forte. Però questa cosa secondo me gioca a nostro favore per la chicca segreta che ci sarà tra poco. Vediamo se ci aspetta. Ora entriamo dentro questa chiesetta, la Prince Church. Da questo lato si apre questo bellissimo panorama, si vedono tutte le vecchie costruzioni di un tempo e anche il corso di questo fiume che è veramente bello frastagliato. Guida, da che parte si va per l'uscita? Noi seguiamo te, E adesso, dopo questa grande faticata, ci avviciniamo alla sorpresa finale. Queste, vedete, sono le anfore che venivano sotterrate, dentro le quali poi veniva conservato il vino. E qui abbiamo una bella cantina, che è la sorpresa! È la sorpresa! Infatti abbiamo fatto il biglietto completo con il wine tasting tour, ovvero il tour con l'assaggio dei vini, perché questa zona è famosissima. Sono arti antiche, come abbiamo detto, le conservavano in queste botti di terracotta interrate, e nel biglietto c'era il plus compreso con l'assaggio dei vini. Ora vediamo, proviamo a entrare. Dovrebbero esserci ben 4 degustazioni. Wow! Vedete, queste sono le anfore che vengono inserite nel suolo. Welcome, nice to meet you. In Georgia we have the oldest tradition in the world how make wine. It means that we make wine inside just not sugar and water inside. It's during fermenting have nothing hangover. That's why it's only one wine cellar in Georgia, which is on the territory of the edge. It's Cape Town. No, facciamo questa degustazione. Cin cin. Enjoy. Enjoy. Inizia con un bianco. Inizia con un bianco, anche se ha detto che loro comunque lo abbinano anche alle carni, ad esempio come il pollo. E quindi per noi, insomma, toscani è un po' una sorta di, non dico eresia, ma quasi. Sì, noi siamo abituati al rosso toscano. Sì, però il profumo è molto buono. 12%, questo è il vino che stiamo assaggiando. Cinebuli. You're from Italy? Italy. From Italy. Nice. It's a typical from It's this typically land. a lot of this place is very famous with Questo è il secondo E anche assaggio, questo che è più ambrato. 12% the same. it's the same. Questo c'ha già è tipo un po' il nostro moscato. sì, un po' come il moscato. Un po' una roba così. Ora non siamo intenditori, ragazzi, di vini. Più ambrato come colore. Cheers. Cheers.
Mi piaceva più quello prima. L'altro? Più buono. Mi piaceva più Cinebuli. Sì. Adoriamo anche i bianchi. Cinebuli is better for me. It's more aging and it's very limited, very exclusive, just 200 bottles and we have just several. Questo è un pochino più forte, è 12 gradi e mezzo. Ed è un vino di 7 anni. È un vino di 7 anni con una produzione limitata. Questo è ancora più ambrato. Sì, si sta salendo infatti di colore, diciamo Sì. così. Che Buono, il profumo è buono. buono. Anche delicato. Sì, Ci sento qualche tipo tipo barricca. tipo il legno di una bottiglia. Use like a medicine, perfect for blood and hemoglobin. Ah, Ora concludiamo con un bel rosso. un bel rosso. In English. Yeah, for me English. Che questo è buono. Sì, però diciamo che è un po' diverso dai nostri rossi da cui Sì, siamo i nostri abituati. sono molto più corposi. Questo è più- un rosso leggermente con una nota un po' frizzante, invece da noi i rossi sono fermissimi. Mm. Ripeto, non siamo intenditori però. Non ho visto i gradi. Gradi non percepiti. Sicuramente più di quelli che ci sono fuori. Ah, sì. Guarda. 12 gradi e mezzo anche questo. Il tuo preferito quale Il rimane? primo. Il primo? Io Cinebuli. sono più per i bianchi, però anche i rossi, Io sono insomma, più per i rossi, però è un po' un rosso diverso dal anche rosa. perché i rossi non li reggo, quindi i bianchi Infatti assorbiamo- li assorbo meglio. Ci hanno dato anche un piccolo aperitivo. Un po' di formaggi, prugne secche, noci. Color it has and it's almost E come vedete usciamo dalla cantina Il regalo. con il regalino per noi. Ci siamo fatti una bella bottiglia di vino. Ci siamo regalati un vinello da berci. Quale abbiamo scelto secondo voi? Scrivetelo nei commenti e poi vi Esatto. risponderemo. Dei 4 vini abbiamo scelto il bianco, i 2 ambrati intermedi o il rosso finale? Esatto. Scrivetelo nei commenti e poi vi risponderemo nei commenti stessi. Eh sì. Che c'è scritto qua? Boh. Che il sugo non pizzica. Così ci avevano assicurato le signore al banco del mercato mentre lo vendevano con il traduttore. Arriva qui. Ma una volta aperto l'abbiamo assaggiato e per i georgiani quando vi dicono che non è piccante non ci credete. Lo sento da qui mentre giri la pasta. Perché è piccante. Mamma mia. L'ho assaggiato alla punta di un cucchiaio e ce l'ho tutto qui fermo della gola. Ce l'ho messo buono, perché è buono. Cosa abbiamo fatto? Le farfalle? Abbiamo fatto le farfalle e ci ho messo questo sughetto che è peperoni, sembra i peperoncini, ma molto peperoncini anche. Dai, dopo 4 assaggini di vino ci sta un po' di pasta anche piccantella, dai. Ci sta. Bisogna un attimino assorbire, diciamo. Voglio assorbire. Quindi ora ci mangiamo questa pasta, poi sistemiamo un po' il van e ripartiamo per un'altra tappa. Lungo questo percorso di spostamento siamo passati davanti alla cattedrale di Sant'Avisi, che purtroppo è chiusa. Cioè, o meglio, mentre stavamo passando abbiamo visto il cancello aperto, abbiamo trovato un parcheggio poco più avanti per lasciare Charlie, perché questa è la strada principale, non c'è spazio. Come siamo tornati indietro a piedi, adesso il cancello è chiuso. Non ci sono orari, ma abbiamo visto su Google che in teoria doveva chiudere tra un pochino. Ancora Sì, non doveva c'era chiudere. ancora una mezz'ora Una abbondante. mezz'ora, quindi facevamo in tempo a fare una visita veloce. Però probabilmente oggi è domenica, il custode forse voleva andare a casa prima. Eh sì. Non lo so, peccato, il cancello è chiuso. Ne approfitteremo per fare il carico dell'acqua, visto che dove abbiamo parcheggiato ci sono ben 2 rubinetti, di Una cui, fontana pubblica. sì, di cui uno con la filettatura. Fede è già contento. Merce rara la filettatura. Esatto. Quindi niente, probabilmente doveva andare così e dovevamo trovare questa fontana e non vedere la cattedrale. La vedete un pezzetto da Sì. fuori dal muro. Questa qui, che Peccato. doveva essere molto bella. Speriamo che nel frattempo non abbiano chiuso anche l'acqua. Speriamo di no. Va presa così.
Colpo di scena, hanno aperto la chiesa, quindi entriamo dentro. C'è un pulmino turistico con una guida. Siamo ripassati. E noi ne approfittiamo. Ormai non ci speravamo più, è arrivato un pulmino con una gita presumibilmente russi e ne abbiamo approfittato per fare visita anche noi a questa bellissima cattedrale con dentro degli affreschi veramente eccezionali. Fai il bravo, fai il bravo. No, no. Aspetta, seduto che arriva da mangiare. No. Ehi. Questo guarda, com'è? Ti do, Questo è da circo, Guarda che ti do, Guarda. Così si dà una calmatina. Tieni. Guardate com'è. Quella coda come scodinzola. Tieni. Basta perché poi dopo ti foghi. Sì, infatti, guarda, questo veramente è un canino di quelli super attivi, Super attivi sei. Ciao bellino, buon appetito, In effetti se è questa non è stato buono, ma non era questa che dicevo.